Ciao e benvenuti in questo video dove vi voglio presentare il nuovo mazzo, anzi è il primo mazzo di tarocchi della numerologia esoterica. È appena arrivato, è edito dalla Silver Cat Editions, dunque per acquistarlo potete trovarlo appunto sul sito silvercateditions.com oppure numerologiaesoterica.com. Allora, vediamo cosa c'è dentro questo mazzo. Allora, intanto abbiamo, questo mazzo è lo trovate in tre formati e sono la versione classica, poi c'è la versione in edizione limitata di 890 copie, che è questa, che vedremo adesso nello specifico, e poi la versione in legno, che vi mostrerò dopo, che è questa. Questa è la versione in legno, in edizione limitata di sole 100 copie. Allora, vediamo cosa c'è dentro questo mazzo di carte. E come sono le carte? Intanto la scatola è una scatola robusta, lucida, dunque i colori sono fantastici, così come le carte. Anche le carte sono lucide, sacchetto in raso, dorato. Questa è la carta certificato che certifica l'autenticità del mazzo. Poi abbiamo il libretto delle istruzioni che vedremo tra poco, e poi abbiamo la carta di presentazione e le carte che sono bellissime, sono abbastanza spesse come carta. Queste sono le carte, come potete vedere, sono in stile marsigliese. Allora, riprendono gli stessi colori e le posizioni del classico tarocco di Marsiglia, come quello di Jodorowsky. In queste carte lo sfondo cambiano, ci sono dei simboli differenti, ci sono i segni zodiacali, i pianeti, la lettera ebraica, e poi ci sono comunque dei particolari che non ci sono nelle altre carte. Queste sono proprio specifiche per la numerologia esoterica, per chi pratica la numerologia esoterica con appunto i tarocchi, con i 22 arcani maggiori dei tarocchi. Ecco, questo mazzo è composto dai soli 22 arcani maggiori dei tarocchi. Vedete, come potete vedere, ci sono dei simboli che in altre carte non hanno, tipo questo, il Sacro Cuore, oppure le sei, la Stella di David. Ognuno di questi ha comunque i suoi significati. I significati li potete trovare nel libretto, nel sito internet, che vi ripeto è il silvercateditions.com oppure numerologiaesoterica.com, e questi sono i tarocchi che vengono utilizzati quando si fa la lettura della mappa dei talenti. Ognuna di queste carte, per esempio adesso prendo l'8, ognuna di queste carte ti dice, no? Ti rappresenta attraverso i simboli il significato, uno dei significati, cioè ogni simbolo naturalmente racconta il significato per quel simbolo. In questo caso l'8, la giustizia, ha una bilancia con cervello e cuore. Da una parte abbiamo il cervello, dall'altra parte il cuore, e sta a significare la lotta che c'è nell'8 tra il voler ragione, dunque l'emisfero sinistro logico razionale, e il cervello biologico o il cervello del cuore, cioè il fare le cose per amore, fare le cose più, diciamo, a livello spirituale, seguire il proprio istinto. Così come il 9, vedete qui
c'è una sorta di lampada che è un misto tra un fiasco di vino e una lampada. Il gufo, che rappresenta appunto il simbolo del 9, questo è il 10, la ruota della fortuna, l'11, vedete le catene nei polsi, per far capire che molte volte l'11 si sente così, si sente incatenato, non può, ha questa forza, questa energia all'interno che vuole far esplodere, no? E dunque questa energia o esplode all'esterno con atti di collera o all'interno con implodendo dentro la persona, facendo dei danni a livello proprio di autostima. Il 12, il 13, il 14, la temperanza, il diavolo, il 15, vedete tutti gli occhi nelle ginocchia, nella pancia, il 16, la torre, il 17, vedete qui ci sono i simboli che vengono poi spiegati appunto, come ho detto prima, nel sito, nei libri che raccontano appunto, che spiegano la simbologia dei tarocchi e naturalmente dei numeri relativi agli arcani maggiori dei tarocchi. Ok, vediamo il libro. Allora, il libro non è un semplice libretto dove si spiega semplicemente il numero. Si spiega il numero qui dal punto di vista della numerologia esoterica. Dunque prendiamo per esempio l'imperatrice, ci dice: qual è il verbo? Io regno nella mia struttura, perché lei, al contrario del 4, che ha bisogno di un regno esterno, cioè di un territorio per regnare, lui regna all'esterno della sua struttura. Il 3 regna la sua struttura. Ecco, abbiamo una descrizione della carta, del numero della carta, poi abbiamo i comportamenti in funzione, in conflitto e poi le interpretazioni. Ok? Anche perché i numeri vanno interpretati sulla base del ruolo, del contesto, di chi sei in quel momento, perché puoi essere il dirigente di un'azienda, ma puoi essere anche il figlio o un fratello o un collega di lavoro, oppure puoi essere uno sportivo, insomma, a seconda del ruolo, dell'ambito, dell'ambiente, il numero va interpretato. E così tutti i numeri, ok? Ogni numero, ovvero ogni arcano, ha la spiegazione, vedete che c'è il verbo, il segno zodiacale o pianeta, in questo caso è Plutone, il simbolo, l'Ankh, e la lettera ebraica, la Mem. E qui c'è spiegato appunto tutto il significato di quell'arcano, così per tutti i 22 arcani. Poi cosa abbiamo? Abbiamo dei metodi di lettura. Per chi utilizza le carte per le classiche letture che si fanno con i tarocchi, abbiamo anche delle letture con la spiegazione appunto delle posizioni, del significato delle posizioni. Poi cosa abbiamo? Abbiamo anche la purificazione dei tarocchi, perché una volta acquistati vanno purificati per trasmettere poi la nostra energia, anche se i tarocchi sono nuovi. Dunque dobbiamo imprimere la nostra energia nel mazzo di tarocchi e bisogna fare appunto la pratica della purificazione. Ok, questo è il libretto. Dicevo allora che questa versione la potete trovare nella versione classica o in edizione limitata di 890 copie, oppure nella versione in legno, che è questa. Questa è la versione in legno, una versione in edizione limitata di sole 100 copie, in legno completamente fatta a mano, antichizzata con una tecnica speciale che rende appunto la vernice in questo modo, no?
sembra proprio una scatola antica. E all'interno di questa scatola, oltre ad avere quello che avete appena visto, ci sono anche delle carte extra. Una è questa, che è differente, è una versione differente da quella che abbiamo visto prima. Questo è il primo prototipo del 22 che abbiamo voluto comunque realizzare per tenerlo come portafortuna, come segnalibro, come diciamo una carta extra. E poi abbiamo quest'altra carta extra che rappresenta l'Arcangelo Michele che uccide il drago. Questa è una carta extra che trovate all'interno di questo mazzo. Dunque, ricapitolando, per acquistare questi due mazzi, poi naturalmente potete scegliere se prenderlo in edizione limitata di 890 copie oppure nella versione classica senza certificato di autenticità firmato da me, ok? Oppure nella versione in legno in edizione limitata di sole 100 copie con le carte extra, e c'è anche un altro omaggio che cambia sempre, dunque è un omaggio che inserisco io, a volte metto una cosa, a volte ne metto un'altra. Dunque potete trovarli tutti e due sul sito della Silvercat Edition all'indirizzo silvercateditions.com, lo vedete qui in sovraimpressione, oppure numerologiaesoterica.com, vi porta sempre allo stesso posto. È diciamo un altro indirizzo più semplice per essere più facilmente ricordabile. Per qualsiasi cosa, se avete domande, potete scrivermi qui e farmi tutte le domande che volete, io sarò lieto di rispondervi. Se non l'avete ancora fatto, di registrarvi sul canale YouTube, potete farlo ora. Vi ricordo che vi consiglio di attivare le notifiche per ricevere i miei video, perché io ogni giorno, ogni 2 giorni faccio dei video sui numeri e dunque spiego appunto il significato dei numeri dal punto di vista della numerologia esoterica. Allora, vi saluto e ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!